La mostra di Luigi Pericle è ambientata negli splendidi spazi della Fondazione Querini Stampaglia, nelle aree ristrutturate, restaurate e riprogettate dal grande architetto Carlo Scarpa, con il suo straordinario senso per la misura, per i materiali e per un razionalismo diventato leggenda. Luigi Pericle è un artista riemerso recentemente alle cronache grazie a un importante ritrovamento, ma la parola artista è limitativa. Luigi Pericle è stato un grande studioso di filosofia, di teosofia, un ricercatore con una mente aperta, capace di spaziare dalla cultura classica all'antico Egitto, dalle filosofie zen, esoteriche all'astrologia. È una figura molto complessa che merita questa riscoperta e che all'interno di questi spazi è altamente valorizzata. Io sono nato e cresciuto sul Monte Verità e la casa di Luigi Pericle era davanti all'albergo Ascona. Era arrivato ad Ascona perché Ascona era la sede del Monte Verità. Il Monte Verità all'inizio del secolo, nel 1900, acquistato da Ida Hoffmann, Harry Oedekoven e i fratelli Gräser, che ne hanno fondato una colonia vegetariana. Per 20 anni c'è stata appunto questa colonia naturista, anarchica, di ricercatori che cercavano una terza via fra il capitalismo e il comunismo. Quando finalmente dopo 20 anni di attesa siamo riusciti ad acquistare questa casa, abbiamo trovato nel suo interno un numero spropositato di opere. Da un anno è nata l'associazione no profit Archivio Luigi Pericle, che si occupa di archiviare, studiare, fotografare i documenti e le opere di Luigi Pericle, e abbiamo coinvolto sempre più numerosi studiosi nei vari ambiti amati e studiati dallo stesso artista. Luigi Pericle era un personaggio eclettico che per parecchi anni della sua vita ha dipinto moltissimo fino a diventare anche molto famoso, ma era già stato famoso con la marmotta Max, appunto, in Giappone e in America, ma non soddisfatto intraprende questa carriera di pittore supportato dal collezionista basilese Peter G. Stecher. La ricerca estetica di Luigi Pericle si concentra fondamentalmente fra pittura e disegno. È un artista che ha vissuto pienamente quella che è stata la stagione informale del secondo dopoguerra, ha avuto dei contatti importanti con il mondo della ricerca estetica dell'Europa di questo periodo, e esponendo tra l'altro con personaggi famosissimi come Jean Dubuffet, Karel Apper, i maestri di Cobra, nelle migliori gallerie tra l'altro della Swinging London negli anni della grande cultura inglese e britannica e del grande mondo delle gallerie. Queste vicende hanno segnato la prima parte della stagione di Luigi Pericle, prima del suo ritiro dal mondo, prima della sua decisione sistematica di lavorare esclusivamente su una ricerca personale non corrotta dal sistema dell'arte e dei suoi compromessi. La mostra si focalizza prevalentemente sugli anni di produzione di Luigi Pericle, che sono il decennio 60 e 70. La sua pittura cambia molto in questi 20 anni, parte da una ricerca informale con un segno limaccioso, liquido, che ricorda un po' le ricerche anche di Walls e dell'informale europeo, abbraccia in un certo momento anche un interesse per la materia, per cui queste incrostazioni che si formano sulla superficie e che sembrano magmatiche, sembrano creature fuoriuscite da una sorta di brodo cosmico. A un certo punto Pericle decide e affronta invece quasi in modo sperimentale un linguaggio completamente innovativo, quando affonda dentro a figure che emergono da un nostro immaginario ancestrale e si proiettano in una dimensione assoluta. Sono immagini sedimentate nella memoria, ma anche di luoghi visionari a cui lui accede col suo pensiero profondo e che visualizzano un orizzonte astrale e siderale. La mostra gode del sostegno di Pro Helvetia e del patrocinio del Consolato Generale di Svizzera a Milano, della Repubblica in Cantone Ticino, della Fondazione Monte Verità, della Fondazione Eranos, della Società Teosofica e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con cui si è instaurata un'importante collaborazione.
Ascona.